Mi trovo ad Amendolara, in un bellissimo borgo sito sulla costa dell'Alto Ionio Cosentino in Calabria, per raccontarvi una bellissima realtà chiamata Cenergam, che emerge per successo nell'ambito della transizione energetica green. Si tratta della prima comunità energetica rinnovabile costituitasi in Calabria. Quando mi sono recata per la prima volta ad Amendolara in contrada Torre Spaccata, sono stata attratta, oltre che dal meraviglioso paesaggio che vede una delle più belle costruzioni storiche a picco sulla costa calabrese, soprattutto dal fatto che lì, a pochi metri, proprio sul tetto degli edifici in cui è sita la sede distaccata della stazione zoologica Andon d'Or, si intravedeva un grande impianto di produzione di energia green a fonte solare. La sede distaccata dell'ente partenopeo, appunto la stazione zoologica Andon d'Or, uno tra i più prestigiosi enti di ricerca per la biologia marina, nel promuovere insieme al comune di Amendolara la costituzione e la realizzazione della prima comunità energetica rinnovabile in Calabria, ha lanciato una sfida davvero innovativa che guarda ad un futuro sostenibile. Ma individuiamo più precisamente il luogo di interesse. Il sito pilota si trova nella zona della Marina di Amendolara, a circa 6 km dal nucleo abitativo del borgo, e frondeggia la bellissima costa dell'Alto Ionio Cosentino. Il comune di Amendolara è un piccolo centro calabrese da 3.000 abitanti o giù di lì. È partito proprio da qui nel 2021 quell'arduo ma sentito percorso culminato nella costituzione della Cenergam. Ebbene sì, è questa la denominazione dell'ente associativo in cui si è configurata la comunità energetica rinnovabile, che ha dato slancio al territorio e che continua ad apportare benefici sociali, economici ed ambientali all'intera collettività locale. Era l'estate di 2 anni fa, con il sole splendente sulla bella costa calabrese, quando l'allora sindaco del comune di Amendolara, l'avvocato Ciminelli, annunciava alla cittadinanza che stava per prendere piede un progetto che coniuga l'interesse ambientale con quello economico, puntando ad una notevole riduzione dei costi in bolletta per famiglie e imprese. Questo progetto si inserisce in un percorso di politiche ambientali che lo stesso comune di Amendolara stava portando avanti da diversi anni, con una programmazione attenta ai nuovi modelli energetici compatibili con il rispetto e la tutela dell'ambiente. Insomma, una best practice che guarda a un presente, ma soprattutto ad un futuro ecocompatibile. È lì che il piccolo centro di Amendolara promuove la realizzazione della prima comunità energetica rinnovabile in Calabria, ponendosi tra i primi centri in tutta Italia in linea con le direttive europee. L'idea è stata quella di mettere insieme una serie di soggetti pubblici-privati, produttori e consumatori di energia allo stesso tempo, consentendo anche di intercettare finanziamenti comunitari. Ma il principale obiettivo preposto è stato quello di raggiungere la piena autonomia energetica per l'intero comune di Amendolara in un lasso di tempo esteso nel prossimo decennio. La forma giuridica che ha assunto l'ente che identifica la CER di Amendolara è un'associazione non riconosciuta che persegue senza scopi di lucro finalità solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio in via esclusiva o principale a favore dei propri associati di attività, interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Più precisamente, l'associazione nasce con lo scopo di costituire una comunità energetica rinnovabile conforme alla normativa nazionale vigente in quel momento, nonché alle stesse direttive europee. Esattamente il 18 agosto del 2021 è stato sottoscritto presso la stazione zoologica di Amendolara l'atto costitutivo dell'associazione Cenergam, che vede come principali soci fondatori il comune di Amendolara, la stessa stazione zoologica, sede distaccata della prestigiosa Andon Don di Napoli, e poi a questi si affiancano altri soggetti privati, persone fisiche, comuni cittadini, nella veste di semplici consumer.
Previa autorizzazione avvenuta in virtù della comunicazione di inizio lavori rilasciata dal Comune di Amendolara il 27 maggio del 2021, ad alimentare la nuova comunità energetica è un impianto di produzione energetica a fonte solare realizzato sul fabbricato nella disponibilità della stazione zoologica nella Marina di Amendolara a seguito di un intervento di nuova costruzione con componenti nuove ed è entrato ufficialmente in esercizio esattamente il 14 settembre del 2021. L'impianto ha una potenza di 19,5 kW. La stazione zoologica, titolare dell'impianto di produzione, assume la veste di prosumer, essendo sia autoproduttore che autoconsumatore di energia green, mentre il Comune di Amendolara e i singoli cittadini privati, altri aggregati, sono membri della CER nella veste di semplici consumer. La comunità energetica, essendo un ente con partecipazione aperta e democratica, come previsto dalle direttive europee, è sempre pronta ad accogliere nuovi aderenti che vogliono apportare pienamente il loro contributo. Ha spiegato infatti l'ex sindaco che basta rivolgersi al comune dove è stato istituito uno sportello ad hoc operativo alcuni giorni a settimana. La comunità energetica o le comunità energetiche all'interno di un comune si fondono sul concetto di condivisione di un bene, in questo caso l'energia green, appunto scaturita da fonti rinnovabili, con un importante impatto sociale, oltre che economico. Possono aderire cittadini privati e imprese, chiunque abbia un contatore. L'energia prodotta dalla CER oggi viene integralmente autoconsumata dalla stazione zoologica per alimentare macchinari, attrezzature in uso nello svolgimento delle sue interessanti attività di ricerca in laboratori dediti a studi in materia di biologia marina. Tuttavia, nella prospettiva futura che la CER si ampli, accogliendo nuovi aderenti e integrando la potenza degli impianti di produzione, potrà accrescere decisamente l'energia prodotta. L'energia così diventa un bene della comunità che oltre ad essere autoprodotta e autoconsumata può essere condivisa con tutti gli altri membri dell'intera collettività, persone fisiche, imprese, pubbliche amministrazioni. Come mi ha sottolineato l'attuale referente della CER, i membri, nonché i soci fondatori della Cenergam, non hanno sostenuto costi né per la costituzione giuridica della CER né per la realizzazione fattiva dell'impianto di produzione a fonte solare. Infatti, spiega che l'operazione è stata parzialmente coperta da finanziamenti pubblici, mentre per la restante parte è stata ottenuta la disponibilità di importanti sostegni da parte di istituti di credito locali coinvolti dall'azienda Romeo Group che ha fornito gli impianti e dalla quale è stata affidata sia la gestione della CER che la manutenzione degli stessi impianti di produzione per i 20 anni successivi. È auspicabile, stante la volontà degli amministratori locali, che i nuovi sistemi di produzione e di accumulo verranno realizzati nell'ambito della Cenergam, a supporto degli impianti FER già esistenti, ma con l'implementazione di smart grid innovativi per incentivare i cittadini utenti finali affinché possano cambiare e migliorare le loro abitudini di consumo. Infatti, l'installazione di contatori intelligenti per i consumi sia termici che elettrici aumenterà del 100% l'osservabilità e la trasparenza dei profili di consumo, consentendo di testare schemi demand response e modelli di mercato innovativi. Emerge dunque la volontà di Amendolara di proseguire convintamente nel proprio percorso di tutela dell'ambiente nella prospettiva di integrare gli impianti di produzione per massimizzare l'energia green da condividere. Questo in modo da coprire le esigenze energetiche di edifici pubblici, scuole del comune e contribuire sempre più attivamente all'attività di ricerca in biologia marina che si svolge proprio lungo quel tratto di mare. Lo scenario, delineato dalla realtà descritta, consiste proprio nel favorire aggregazioni tra consumatori energetici, tanto da contribuire a realizzare e ad attuare in questo settore economico non solo una sana sussidiarietà orizzontale, ma anche uno sviluppo più democratico, sostenibile e senz'altro più idoneo all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili.
La comunità energetica si pone in stretta connessione con il concetto di cittadinanza attiva ed infatti non deve essere intesa come un modello di business da attuare, ma come un modus operandi a cui ciascun comune cittadino deve ispirarsi per contribuire a dare concreta attuazione a quel processo di transizione energetica verso il tanto agognato sviluppo sostenibile. Il potenziale di innovazione sociale delle CER emerge anche nella capacità di integrare nella veste di consumer tutti i cittadini, indipendentemente dal loro reddito e dalla possibilità di accesso al capitale, consentendo che i benefici del decentramento siano condivisi anche con coloro che non vi possono partecipare economicamente. Infatti, favorendo le forze creative dell'innovazione sociale e degli stili di vita sostenibili attraverso la creazione di aggregazioni che guardano alla condivisione dell'energia, si può dare un contributo considerevole ad alleviare la povertà energetica. L'energia non si crea né si distrugge, l'energia si condivide. Ci deve essere un modo migliore per fare le cose che vogliamo. Ci deve essere un modo che non inquini o il cielo, o la terra, o la pioggia.